Presto al mattino, la stagione estiva si presta alle passeggiate all'aria aperta e a tante altre attività. Ciao ragazzi, io sono Wendy e inizio questo video facendovi vedere un giro da questa parte della città che ci piace tanto. È molto tranquilla e ci fa sentire bene. Oggi abbiamo deciso di fare colazione fuori e prenderci la mattinata per noi, per non fare niente di particolare, solo respirare aria fresca e ricaricare le energie, perché a volte ne abbiamo bisogno. Il corpo spesso ci chiede di rallentare, ma noi continuiamo a correre, quindi una pausa come questa ci aiuta a ritrovare la calma, a pensare con più chiarezza e a tornare in forma per affrontare la giornata. Vorrei che restate in questo video se vi piacciono i video di pulizie, perché nei prossimi minuti vi terrò compagnia con una pulizia semplice e leggera per dare una manutenzione alle stanze da letto in casa. Sarà una piccola manutenzione che aiuterà a tenere le stanze sane e a creare un ambiente più tranquillo per dormire bene. Se restate con me, vi mostro passaggi rapidi e pratici, pensati per durare solo pochi minuti e facili da ripetere ogni settimana per mantenere le camere ordinate e accoglienti. Un po' di verdure per cominciare il nostro pranzo non è niente male. Taglio le cipolle in pezzi grossi perché tanto le frullerò con le altre verdure per fare una specie di passato o vellutata. Non importa che sia caldo, a noi piace molto e lo preparo velocemente nella pentola a pressione. Mi piace soffriggere insieme all'aglio e la cipolla le verdure surgelate in questo caso, finché non si scongelano. Per chi come me non è molto bravo in cucina, per una versione estiva lascia raffreddare la crema. Puoi frullare con un filo d'olio extravergine, succo di limone e erbe fresche come prezzemolo, basilico o menta. Se vuoi una crema più cremosa senza latticini, aggiungi una patata lessa o una manciata di ceci lessati frullati. Servila fredda con crostini, sarà buonissima. Aggiungo l'acqua e passati 30 minuti sarà tutto pronto.
Frullando tutto diventa una crema omogenea, densa ma leggera. È una base semplice per una zuppa o una vellutata. E grazie alla pentola a pressione i tempi si dimezzano e si conservano meglio i nutrienti. È il giorno di togliere le lenzuola usate dai letti. Comincio dalla cameretta. Mia figlia non sarà in casa fino alla fine delle vacanze e approfitterò per pulire e lasciare tutto in ordine fino al suo ritorno. Anche se lei tiene la stanza in ordine e ogni tanto si munisce di spolverino e aspirapolvere per pulire, mi piace fare una pulizia più profonda una volta a settimana. Così raggiungo angoli dove magari lei non arriva. Tolgo la polvere accumulata e lascio tutto in ordine, pronto per quando tornerà. Questa pulizia sarà un altro tipo di coccole per lei da parte mia. Sono dell'idea che una mamma deve far sapere anche in questi momenti che è presente per i suoi figli, che può contare su di lei. Quando la casa è ordinata e si vede che la mamma si prende cura delle cose, i bambini sentono che anche in momenti difficili lei è lì con loro. Un ambiente pulito e tranquillo li aiuta a stare più calmi, a dormire meglio e a concentrarsi sui giochi o compiti. Mostrare questa presenza con gesti concreti è una forma semplice ma forte di amore. Anche nella nostra camera da letto farò la stessa pulizia che ho fatto nella cameretta. Le lenzuola le tolgo, ma non le laverò per ora perché ho cominciato con gli asciugamani e devo aspettare che finiscano di lavarsi. Intanto comincio dallo specchio che non lo posso vedere più così. Come avevo fatto prima ma non vi avevo fatto vedere, sto usando un panno spruzzato da questo multiuso per profumare mentre pulisco. Riordinare e pulire con strumenti che ci facilitano la pulizia o con detersivi che ci piacciono per le profumazioni è sempre un plus che fa la differenza, credetemi. Una stanza ordinata e profumata ci mette di buon umore e ci aiuta a mantenere la casa più pulita nel tempo. Anche se è solo un piccolo passo, scegliere attrezzi giusti e detersivi che ci piacciono rende il lavoro più veloce e meno faticoso.
Finisco di spolverare e comincio a spolverare coprimaterasso e materasso di questa stanza. Pulirò i pavimenti delle camere con la lava aspirapavimenti. Cerco di fare in questi tempi delle pulizie senza starmi tanto tempo a faticare, perché dopo tutto l'estate è per tutti. Fa caldo e voglio anch'io un po' di riposo. Arrivo alla parte che più mi piace, rifare i letti. Nel letto di mia figlia metto queste lenzuola sotto il cuscino, perché a volte lei non si copre e non le piace averle attorno, ma una sistemazione semplice le fa sentire a proprio agio. Ora la stanza resta fresca e basta una leggera spolverata di manutenzione per tenerla in ordine. Il nostro letto questa settimana vestirà un completo blu che mi piace molto. Il blu nelle lenzuola richiama calma, serenità e freschezza e rende l'ambiente più accogliente, ordinato ed elegante. Voi quale colore preferite nei vostri letti? Quante volte avrete sentito che la pulizia degli elettrodomestici è importante?
Lo so, ma ricordarlo non fa male a nessuno e si raccomanda di farla a fine utilizzo perché così, oltre ad essere pronti per la prossima pulizia, il nostro cervello interpreta che siamo ordinate e in controllo. Pulirli subito previene cattivi odori e muffe e li fa funzionare meglio. E nessuna pulizia si fa con gli strumenti sporchi. Lascia asciugare bene per dopo sistemarli. È arrivato mio marito con una spesa che, mentre la organizziamo, ve la mostro un po'. Non ha potuto mancare pizza per il fine settimana, delle verdure e del formaggio. Spero di avervi fatto compagnia in questo tempo e che vi sia piaciuto il video. Se è così, lasciate un cuoricino nei commenti e condividete con altre amiche per far crescere la nostra comunità, perché restare insieme ci fa sentire meno soli e ci aiuta a condividere i piccoli momenti di casa. Vi mando un grande abbraccio a tutti e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!